Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono IW2FND, Lucio, e oggi affronteremo il problema dell'adattamento delle nostre antenne alla linea di trasmissione mediante l'utilizzo di opportune reti di adattamento. Vedremo i vantaggi e gli svantaggi delle varie soluzioni ed utilizzeremo la carta di Smith per il dimensionamento. Non dimenticatevi di sostenere il mio lavoro mettendo un like, iscrivendovi al canale, condividendo il video e mettendo un commento. A voi non costa nulla, ma per me è molto importante. Ma iniziamo subito! Nel video riguardante la misura delle antenne abbiamo visto che quando l'SWR risulta al di sopra del valore 2 è necessario intervenire per ridurlo a valori vicino all'unità. Ciò si realizza mediante una rete di adattamento che modifica l'impedenza che si ha al gap dell'antenna per renderlo uguale a quella della linea di alimentazione. In pratica, la rete di adattamento modifica il rapporto tra tensione e corrente dell'antenna senza assorbire potenza. Un po' di potenza però verrà comunque persa a causa degli elementi parassiti dei componenti utilizzati, ma sarà una frazione molto piccola. La rete di adattamento quindi si realizza utilizzando componenti non dissipativi come induttori e condensatori. L'utilizzo di componenti reattivi comporta che le reti siano dipendenti dalla frequenza e quindi l'adattamento sarà perfetto solo in un intorno più o meno grande della frequenza di progetto. Quindi la banda passante di queste reti sarà sempre limitata. Il parametro che rende bene la larghezza di banda è il fattore di merito Q. Ma perché occorre adattare l'impedenza dell'antenna alla linea di alimentazione? Tutti noi diremo subito perché bisogna ridurre l'SWR. Ma perché dobbiamo ridurre l'SWR? Il motivo è che dobbiamo massimizzare il trasferimento dell'energia dalla linea all'antenna. Infatti, con più energia si trasferisce all'antenna, meno ne verrà respinta al mittente e quindi l'onda stazionaria lungo la linea sarà piccola. Vi ricordo che il parametro che rende l'onda stazionaria è l'SWR. La condizione di massimo trasferimento di energia tra due dispositivi sia quando la parte reale dell'impedenza dei due dispositivi è uguale e le parti immaginarie si annullano a vicenda, queste due qui. Dal punto di vista matematico, il massimo trasferimento dell'energia si ha quando queste due equazioni sono soddisfatte. Quindi le due reattanze devono essere uguali in modulo e opposte in segno. Di solito si usa una capacitiva e una induttiva, o viceversa. Come potete immaginare, la condizione di massimo trasferimento dell'energia si ottiene nell'intorno di una ben precisa frequenza, perché le reattanze della seconda equazione sono dipendenti dalla frequenza. Inoltre, nelle condizioni di perfetto adattamento, la massima potenza trasferita al carico è metà di quella disponibile al generatore. Metà sarà assorbita da questa resistenza e metà sarà assorbita dal carico. Se fate i calcoli troverete che la potenza trasferita è la seguente. Questo metodo si chiama adattamento energetico ed è usato principalmente in radiofrequenza perché in radiofrequenza l'energia è preziosa. Non è l'unico metodo possibile, anzi il più usato è l'adattamento di uniformità, ma non viene usato in radiofrequenza perché non trasferisce il massimo dell'energia, ma massimizza solo la tensione al carico. Per esempio, la distribuzione dell'energia elettrica nelle nostre case utilizza quest'ultimo metodo. Nel nostro caso però le cose sono un po' più semplici perché la resistenza RG del generatore è una resistenza pura da 50 ohm, infatti coincide con l'impedenza caratteristica della linea di alimentazione e quindi la reattanza del generatore XG non c'è. Il circuito equivalente è il seguente, dove RL ed XL sono le resistenze e la reattanza della nostra antenna misurate al gap. In un contesto simile, la rete di adattamento dell'impedenza più semplice, ma non è l'unica, è quella che vede la rete ad L costituita da due soli elementi reattivi come induttori e condensatori. Questo tipo di soluzione non permette di decidere la larghezza della banda passante,
ovvero il fattore di merito Q della rete dipende unicamente dalle resistenze Rg ed RL, secondo la formula che vedete qua, dove Rmax è la resistenza più alta tra Rg ed RL e Rmin è la resistenza più bassa sempre tra Rg ed RL. La banda passante poi si ricava dal Q con la nota formula BW uguale F fratto Q, dove F è la frequenza di progetto della rete, che di solito corrisponde col centro banda dell'antenna, e il Q è quello che abbiamo appena calcolato. Combinando tra loro condensatori ed induttori si ottengono 8 combinazioni possibili, tutte individuate da una lettera. 4 dalla A alla D con la coppia induttore e condensatore e 4 dalla E alla H con i soli condensatori o induttori. In questo video ci occuperemo solo delle prime 4 configurazioni. Se siete interessati ad un approfondimento, scaricate il mio articolo pubblicato su Radio Rivista nei numeri 12 2020 e 1 gennaio 2021, del quale vi lascio il link in descrizione. Ogni singola configurazione è in grado di adattare un numero limitato di carichi, quindi è necessario scegliere oculatamente la rete di adattamento. Il principale criterio di scelta è sulla base dell'impedenza ZL da adattare. I tipi A e B si usano quando l'impedenza da adattare ZL ha un valore superiore alla linea di alimentazione. Ciò lo si vede perché ha il primo elemento della rete in parallelo all'impedenza di carico ZL. Infatti, se mettiamo due impedenze in parallelo, otterremo un'impedenza più bassa. Quindi, in linea di principio, quando l'impedenza da adattare è più alta di quella della linea di alimentazione, si mette subito qualcosa in parallelo per abbassare l'impedenza complessiva. I tipi C e D si utilizzano invece quando l'impedenza da adattare ZL è inferiore a quella della linea di alimentazione. Anche in questo caso si vede dalla rete perché ha il primo elemento della rete in serie all'impedenza di carico ZL. Infatti, se mettiamo due impedenze in serie otterremo un'impedenza più alta. Quindi, in linea di principio, quando l'impedenza da adattare è più bassa di quella della linea di alimentazione, si mette subito qualcosa in serie per alzare l'impedenza complessiva. Inoltre bisogna osservare che le tipologie col condensatore in parallelo, la A e la C, costituiscono un filtro passabasso, mentre le tipologie B e D costituiscono un filtro passa alto, entrambi di secondo ordine. Se non si hanno controindicazioni, si preferisce la configurazione passa-basso per evitare che eventuali frequenze spurie raggiungano l'antenna, ma nulla vieta di scegliere una configurazione passa-alto. I metodi per calcolare con precisione i valori dei componenti della rete di adattamento ad L sono principalmente due: il metodo analitico e il metodo con la carta di Smith. Il metodo analitico richiede la conoscenza della matematica dei numeri complessi e sviluppa formule piuttosto complicate, che valgono solo nei casi per i quali sono state sviluppate. In rete si trovano molti filmati che trattano casi specifici che non sempre corrispondono a ciò che volete fare. Vi consiglio di vedere i filmati di Pierre Isa su YouTube perché sono molto chiari. Però in questo video tratterò il metodo grafico che utilizza la carta di Smith, anche se sono consapevole che tutte le volte che noi radioamatori sentiamo parlare della carta di Smith ci viene come minimo l'orticaria. Correrò il rischio perché lo strumento è molto potente e permette di calcolare tutti i tipi di rete di adattamento, qualsiasi essa sia, quindi non solo quelle che vedremo in questo video. Consideratelo un investimento per il futuro che vale la pena di affrontare. Come vi avevo già detto nel video sulla misura delle antenne, che vi lascio in descrizione, la carta di Smith è il luogo dove sono rappresentate tutte le impedenze con parte reale positiva. Su questi cerchi si trovano le impedenze a resistenza costante, mentre su questi archi vi sono le impedenze a reattanza costante. Qui sull'equatore, color verde in figura, si trovano le resistenze pure, con reattanza 0. Mentre qui sul cerchio massimo, questo qui è nero,
sono rappresentate tutte le reattanze pure, cioè quelle con resistenza nulla. Nel semicerchio sopra sono rappresentate tutte le impedenze con reattanza positiva, quindi quelle induttive. Nel semicerchio sotto sono rappresentate tutte le impedenze con reattanza negative e quindi capacitive. Il centro della carta rappresenta il punto di massimo adattamento, di solito 50 ohm, perché coincide con l'impedenza caratteristica della nostra linea di alimentazione. Se volessimo rappresentare l'impedenza Z uguale 25 più J50, non faremo altro che trovare il punto di incrocio tra il cerchio a resistenza 25 ohm e l'arco a reattanza 50 ohm. Quindi ci troveremo qua. La rappresentazione delle impedenze sulla carta di Smith è particolarmente conveniente perché, contrariamente a quella cartesiana, qui si può rappresentare anche il circuito aperto, che è molto usato in radiofrequenza e che ha valore infinito, valore che sul piano di Gauss non si potrebbe rappresentare. Inoltre, se consideriamo il raggio del cerchio massimo essere lungo 1, cioè questa distanza qua, la distanza dei punti dal centro altro non è che il coefficiente di riflessione, che avrebbe quell'impedenza se fosse collegata direttamente in fondo alla linea di trasmissione. Capite anche voi che la carta comincia a essere piuttosto interessante. Oltre alla carta di Smith delle impedenze, solitamente di colore rosso che abbiamo visto prima, c'è anche la carta di Smith delle ammettenze, solitamente di colore blu. La carta delle ammettenze è identica a quella delle impedenze, ma è ruotata rispetto al centro di 180 gradi. Ovviamente riporta nei cerchi i valori di conduttanza costante e negli archi i valori di suscettanza costante. Al di sopra dell'equatore si ha la zona con suscettanza negativa e quindi rappresenta gli induttori. Al di sotto dell'equatore si ha la zona a suscettanza positiva e rappresenta i condensatori. È molto comodo fondere assieme le due carte perché è possibile passare dall'una all'altra senza spostare la posizione del punto, ma semplicemente leggendo lo stesso punto sulla carta rossa per sapere la sua impedenza o sulla carta blu per sapere la sua ammettenza. Dato che nelle reti di adattamento che vedremo ci sono solo componenti reattivi, dovremo muoverci su cerchi a resistenza costante, perché su questi cambia solo la reattanza. Seguiremo i cerchi rossi se mettiamo una reattanza in serie, questi qui vedete. Seguiremo invece i cerchi blu quando metteremo una reattanza in parallelo. Se aggiungiamo un'induttanza ci muoveremo verso l'alto, sul cerchio rosso se la mettiamo in serie, sul cerchio blu se la mettiamo in parallelo. Mentre se aggiungiamo una capacità ci muoveremo verso il basso, sul cerchio rosso se la mettiamo in serie, sul cerchio blu se la mettiamo in parallelo. Questo è più o meno quello che ci serve sapere per progettare una rete di adattamento ad L con la carta di Smith. L'allergia all'uso della carta di Smith cartacea penso risieda nella necessaria abilità ad usare il righello e il compasso su di una carta che deve adattarsi a tutte le esigenze e quindi deve essere necessariamente impersonale, ovvero normalizzata, così si dice. Inoltre, quando si traccia sulla carta, non si ha alcun riscontro che si stia facendo giusto. Al giorno d'oggi questi problemi sono superati perché ci sono programmi su personal computer che rendono estremamente comodo, semplice e sicuro lo sviluppo di un progetto con la carta di Smith. Il programma che uso io si chiama Schmidt V4.1, è scaricabile dal sito del professor Delsperger dell'Università di Berna e l'ultima versione disponibile è la 4.1. Il software prevede la possibilità di utilizzarlo in versione demo che ha delle limitazioni, ma per noi UM è più che sufficiente. Le limitazioni consistono nel numero di punti limitato soli 5 e nell'impossibilità di salvare i risultati.
Per il resto però è completo. Io ho acquistato la licenza con sconto per gli OM e quindi non ho le suddette limitazioni. Il sito è molto interessante. Tra la molta documentazione sull'uso della carta di Smith con esempi, trovate anche la carta stampabile in formato PDF. Vi lascio il link in descrizione. Il software si presenta così. Dopo aver cliccato sullo splashdown, andiamo qui su Settings. Attiviamo la carta delle ammettenze Y e controlliamo che l'impedenza caratteristica di tutta la carta sia 50 ohm. Poi diamo OK. Andiamo adesso su Keyboard, appare questo cartiglio, controlliamo che sia impostato impedenza e cartesiano e mettiamo qui l'impedenza da adattare e la frequenza centrale della nostra antenna. Ipotizziamo che si tratti di un'antenna per i 40 metri, la cui frequenza centrale è 7.1 MHz e al gap abbiamo misurato un'impedenza reale di 27 ohm e immaginaria di meno 32.9 ohm e diamo OK. Ecco, senza nessuna difficoltà il programma ha piazzato il punto di partenza, chiamato DP1, nella posizione corretta, senza nessun grattacapo. Contemporaneamente sono state aggiornate le finestre schematic e data points. Qui sotto c'è anche la finestra cursor che ci dà i valori del cursore quando questo è sulla carta di Smith. Decidiamo ora che tipo di adattamento utilizzare. Dato che l'impedenza Z risulta inferiore ai 50 ohm della linea, si cade sul tipo C o sul tipo D. Il tipo C però è un passabasso, mentre il tipo D è un passalto. Scegliamo il passabasso, che ha un induttore in serie ed un condensatore in parallelo. Adesso viene il bello. Qui in alto vedete i dispositivi che possiamo scegliere di inserire nello schema che appare nella finestra schematic. Non più di 4 se avete la versione demo. Facciamo clic sull'induttore serie. Sullo schema appare l'induttore e sulla carta in arancione appare la traiettoria che l'induttore in serie ci permette di fare. Come vedete, essendo serie, si muove su un cerchio rosso a resistenza costante 27 ohm e, come vi dicevo, gira verso l'alto in senso orario, vedete? Dato che l'obiettivo è quello di raggiungere il centro della carta, poiché rappresenta la condizione di massimo adattamento, ci fermeremo proprio sul cerchio azzurro, quello percorso dai componenti in parallelo, che passa per il centro della carta. TP2. Doppio clic sul componente e apparirà questa finestra. Il componente è 1.306 microhenry, non è un valore diciamo tondo, quindi impostiamo 1.3 e diamo OK. Ora facciamo clic sul condensatore in parallelo. Anche in questo caso appare la traiettoria arancione che questa volta è in discesa, sempre oraria, e percorre il cerchio blu dei componenti in parallelo. Ci fermiamo al centro della carta. Come prima, il valore del condensatore appare sulla finestra schematic. Doppio clic sul suo valore e vediamo che si tratta di un condensatore da 414 picofarad. Non è un valore proprio rotondo, ma lasciamo 400.14. Cancelliamo i decimali e diciamo OK. Pigiamo il tasto Circles e nel tab SWR mettiamo il flag sul valore 1.2 e diamo OK. Vi ho detto che la distanza dal centro corrisponde al coefficiente di riflessione e quindi anche all'SWR, perché l'SWR è una grandezza derivata dal coefficiente di riflessione.
Per cui sulla carta di Smith appare un cerchio di color marrone che indica la distanza dal centro, che ha un SWR uguale a 1.2. Tutti i punti all'esterno avranno un SWR superiore. Nel nostro caso il punto TP3 è all'interno e quindi va bene. Se volessimo sapere il valore esatto dell'SWR nel punto TP3, basta andarci sopra col cursore, con la rotella del mouse zoomare e leggere il valore nella finestra Cursors. Infatti leggiamo 1.01. Direi che è più che ottimo, ma non cantiamo vittoria, perché la pratica non sempre combacia con la teoria. Il risultato comunque è confortante. Il Q di questa rete, secondo la formula che abbiamo visto sopra, è 0,923. Bastava andare sopra col mouse al punto TP2 per saperlo. Infatti nel cartiglio cursor c'è 0.91. Visto il valore del Q, la banda passante è piuttosto ampia. Volendo si può far apparire la curva Q costante pari a 1. Basta andare qui su Circles, tab Q e spuntare il valore 1. Appariranno le curve a Q costante uguale a 1 di colore verde scuro. Come potete vedere il punto TP2 è al di sotto della curva di valore 1. Infatti TP2 è 0,92, abbiamo detto. Ma ora vediamo cosa succede al variare della frequenza da 7 MHz a 7,2 MHz, che è la banda passante della nostra antenna. Pigiamo il tasto Sweep e scegliamo Sweep over Frequency e impostiamo come Start Frequency 7 MHz, come Stop Frequency 7.2 MHz e come Step 0.1 MHz, cioè 100 kHz. Faremo solamente 3 punti in tutto. Scegliamo Draw e OK. Zoom al centro della carta e vediamo che appaiono altri 2 cerchietti. In realtà sarebbero 3, ma uno è nascosto sotto il punto TP3. Tutti all'interno del cerchio SWR pari a 1,2. Direi che va tutto molto bene. Possiamo andare in laboratorio per vedere col VNA se la teoria combacia con la pratica. Il carico da 27-J32,9 ohm l'ho realizzato con una resistenza da 27 ohm con in serie un condensatore in mica argentata da 680 picofarad, entrambi saldati su questa fixture, dove ho collegato da questo lato il nano VNA, opportunamente calibrato SOL in questa posizione col mio kit autocostruito. Il centro frequenza è 7.1 MHz con span 1 MHz. Al momento ho inserito un jumper qui per poter leggere col nano VNA il valore dell'impedenza di carico. Leggiamo 26.46 meno J31.14 ohm. Non è proprio l'impedenza esatta, ma ce la faremo andare bene. Scegliamo di visualizzare sul display la carta di Smith e l'SWR con risoluzione 0,1. Come potete vedere, il nano VNA si posiziona nel punto atteso della carta a meno di qualche effetto parassita della fixture e della tolleranza dei componenti reali. L'SWR che leggiamo a 7.1 MHz è 2,79. Col software Mini Ring Core Calculator ho trovato il numero di spire da avvolgere su una ferrite T202 per avere un'induttanza da 1,3 microhenry, 10 spire. Ne ho fatte poi solo 9 perché con 10 si andava ben oltre. Vi ricordo che la dimensione del filo e della ferrite devono essere proporzionali alla potenza in gioco.
Una T200 va più che bene per la potenza legale di 500 watt. Anche la scelta della ferrite T di grado 2 a polvere di ferro non è casuale. Infatti, per realizzare le induttanze occorre una ferrite con permeabilità stabile nel range di frequenza in uso. La ferrite T202 è utilizzabile tra 1 e 30 MHz, con permeabilità relativa costante di 10. Sarebbe andata bene anche una ferrita di grado 6, ma ha permeabilità più bassa. Il filo utilizzato è da 2 mm, piuttosto impegnativo da avvolgere, ma garantisce un basso effetto pelle. Il condensatore da 414 picofarad invece l'ho realizzato con un condensatore da 390 picofarad con in parallelo un condensatore da 15 picofarad, entrambi in mica argentata. La somma fa 405 picofarad. Il valore è un po' più basso, ma la fixture sicuramente introduce qualche picofarad in più. Se volete potete controllare i valori dell'induttanza e del condensatore con RCL meter a 10 kHz. Se l'induttanza non andasse bene, basta avvicinare tutte le spire per aumentare l'induttanza e allontanarle per diminuirla. Ho tolto il jumper, staccato il nano VNA e ho saldato i componenti sulla fixture e questo è il risultato. Come potete vedere il punto di arrivo è vicino al punto centrale della carta con SWR pari a 1.18. Non è così buono come diceva la teoria perché nella pratica bisogna fare i conti con le tolleranze e gli effetti parassiti dei componenti e della fixture. Comunque il risultato è accettabile. Volendo si può lavorare ancora un po' con la taratura dell'induttanza e dei condensatori. Per migliorare sarebbe meglio utilizzare un condensatore variabile al posto di uno di quelli fissi, ma per il video va bene così. L'impedenza da adattare si trova in una posizione dove sono possibili anche altri tipi di adattamento ad L. In particolare è possibile l'adattamento H che prevede un'induttanza in serie ed un'induttanza in parallelo. L'adattamento F che prevede un'induttanza in parallelo ed un'induttanza in serie, e questi due sono con i soli induttori, e ovviamente è possibile anche il passabasso di tipo B che prevede un'induttanza in parallelo fino in questo punto qua ed una capacità in serie. Fate delle prove e vedete l'adattamento che vi piace di più. Ecco, vi ho presentato un metodo potente per risolvere ogni tipo di rete di adattamento. Lo strumento potrebbe anche essere utilizzato per dimensionare le reti più complesse, quelle AT o quelle a pi greco, con la stessa semplicità e certezza del risultato. Le reti AT o a pi greco, a differenza di quelle ad L, permettono di scegliere il valore del Q, quindi di averlo anche più elevato. In conclusione, la carta di Smith vale la pena di padroneggiarla anche perché, dopo più di 80 anni, non ha ancora perso la sua utilità. Anche questo video è terminato. Se vi è piaciuto o vi è stato utile, mettete un bel like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella. A voi non costa nulla, ma per me e il mio canale è molto importante. Alle prossime! Ciao!